Ok, ci siamo. Siamo al circuito Tazzonuvolari e mancano pochi minuti a gara 1. Come avete visto dalla puntata precedente, questa volta correrò con la Predators PC010, anziché con la PC015. E per rinfrescare la memoria, anche magari per chi è nuovo su questo canale, la Predators PC15 è un modello di macchina nuovo, appena uscito, con un'aerodinamica molto più evoluta, e che va a circa 2 secondi a giro più forte, mentre la PC10 è il modello di macchina vecchio, che come dicevo qui paga circa 2 secondi a giro. Dato che la PC15 è appena uscita, non hanno ancora costruito abbastanza macchine per fare una griglia dedicata. Quindi per quest'anno le PC15 e le PC10 corrono insieme. Ma naturalmente, dato che la PC10 va più piano, ha una classifica separata. Quindi per questa gara mi devo disinteressare delle PC15, ma devo puntare semplicemente a mettermi dietro le PC10. E questa volta ho voluto correre con la PC10 per vedere quali sono le differenze rispetto alla PC15. La PC10 è tendenzialmente più instabile in tutte le fasi della guida e tende più al sovrasterzo. La PC15 invece è molto più stabile e molto più bilanciata, questo sia perché ha un passo più lungo e sia perché ha un'aerodinamica molto più evoluta. Sul rettilineo invece la PC10 va un po' più veloce della 15, perché avendo meno aerodinamica è più scarica e quindi va più forte. La cosa comunque importante da dire è che non è che la 10, per il fatto di essere più vecchia, è meno divertente da guidare. Anzi, io con la 10 mi sono divertito come un pazzo a fare queste due gare e se dovessi scegliere con che macchina correre nel 2019... sai che non lo so. E la cosa veramente figa è che l'anno prossimo l'organizzatore del campionato vuole creare 2 griglie separate, una dedicata alle 15 e una dedicata alle 10, ancora più low cost. Quindi se volete restare aggiornati su questo argomento e avere info su come poter correre con le Predators, innanzitutto iscrivetevi a questo canale YouTube e poi se volete provare la macchina o fare una gara scrivete all'indirizzo che vedete qui sotto. Ok, torniamo alla gara. Come avete visto dall'episodio precedente, in qualifica ho fatto il secondo tempo di categoria, ma sulla griglia di partenza partirò sesto. Questo perché davanti a noi ci sono 4 Predators PC15. Ma di loro mi interessa poco perché io devo pensare alla mia classifica. Quindi i miei avversari principali di oggi saranno Critelli, che ha fatto la pole position e parte davanti a me, con la macchina blu, Azzori, che ha fatto il mio stesso identico tempo spaccato al millesimo, e Palumieri, con la macchina gialla. Questi saranno i piloti con cui oggi mi giocherò la vittoria. Andiamo! Dai che ho azzeccato la partenza! Finalmente ho capito come si parte. Adesso lì davanti quella macchina blu guidata da Critelli è il leader della categoria e non lo devo lasciare scappare. La scia. Ok, mi chiude all'interno, ci provo all'esterno. Per un attimo pensavo di avercela fatta, ma all'esterno è veramente impossibile. No, non ho chiuso la traiettoria, non mi aspettavo un sorpasso lì all'interno. Ma mi è passato anche quello con la 15. Ok, non importa, la gara è lunga, mancano ancora 8 giri. La cosa fondamentale è non esagerare.
perché se esagero nei primi giri si surriscaldano le gomme e poi non sto più in strada. Quindi questi primi giri non mi voglio far prendere dalla foga e non voglio spingere troppo, perché così avrò un vantaggio negli ultimi giri. Madonna, ma guarda che polverone bianco. Cioè, ma guarda quanto filler c'è. Ma io non ho parole. Ma qua hanno messo giù il filler e non l'hanno neanche spazzato. Hanno lasciato la montagna di filler. No, sono arrivato lungo. Ne mi ha passato anche un altro. Ok, ho ancora tempo di recuperare. Dai che là davanti si sono ostacolati. Adesso ci provo all'esterno, mi butto. Oddio, dove sono passato? Oddio. Dai. Ce l'avevo quasi fatta. Dai che il gruppo si è ricompattato, mancano pochi giri alla fine e ho tra le mani la possibilità di prendermi la vittoria là davanti. Che traverso! Ma dove stavamo per fare il disastro? No, vi prego, guardate il replay. Madonna. Io devo fare i complimenti a Dazzori perché è stato bravissimo a vedermi e ad allargare la traiettoria, perché sennò facevamo il disastro. E infatti subito dopo mi sono scusato perché non l'ho fatto apposta ad entrare così da animale. Il problema è che quando mi sono infilato la macchina è partita dietro, si è intraversata e lì ho dovuto fare quel numero lì per tenerla in strada. Madonna. Ok, torniamo alla gara.
Ultimo giro, dai che la vittoria è lì a portata di mano. Devo tentare il tutto per tutto in queste ultime curve. Madonna! Io non so se avete visto di quanto l'ho evitato. Lì stavamo per fare un disastro. Perché in quel momento lì, quando lui si è girato, io avevo già inserito la macchina, non potevo né frenare né accelerare, perché sennò mi giravo anch'io. Quindi l'unica cosa che ho potuto fare è cercare di far la curva ed evitarlo. L'ho evitato di tanto così con la macchina di traverso, madonna. Ok, comunque pericolo scampato, sono secondo. Lì davanti a me c'è il leader della corsa, siamo all'ultimo giro. Adesso devo dare tutto quello che ho per andare a prenderlo e cercare di portarmi a casa la vittoria. Dai. Ti avevo preso! Avessi avuto ancora un giro a disposizione. Comunque, bravo Critelli. Io t'ho visto, ringraziamo il cielo che t'ho visto. Ti giuro, non volevo entrare così cattivo, io ho detto entro, mi si è intraversata completamente, ho detto mamma adesso c'ho il botto. Cazzo, se non ti vedevo. Bravo che mi hai visto, bravo che mi hai visto davvero, che non pensavo si attraversasse in quella maniera. Ho visto, t'ho preso abbastanza la pista. Complimenti, bravo. Bellissimo, bellissimo. Cazzo, ancora un giro ce la giocavamo. Ma ero in crisissimo con i pneumatici. Infatti io ho mollato all'inizio per non surriscaldarli. Ero in crisi di brutto. Grandi. Vieni qua, vieni. Ebbene sì, anche oggi si sale sul podio. Gara 1 si conclude con un secondo posto che mi rende felicissimo, considerando il fatto che era la prima volta che guidavo questa macchina. Resta un po' l'amaro in bocca per il fatto che negli ultimi giri avevo raggiunto Critelli e se avessimo avuto ancora un giro a disposizione avrei potuto giocarmi la vittoria. Ci tengo immensamente a ringraziare tutto il team della Sim Racing Motorsport che ha lavorato sodo per permettermi di disputare questa gara e che non smetterò mai di ringraziare. Ringrazio anche Corrado Cusi per avermi fornito la macchina e Max Colombo, non solo per avermi prestato il casco, ma soprattutto per avermi spiegato come partire. E infatti, se oggi ho imbroccato la partenza, è merito suo. Tra 4 ore avrò gara 2. E ormai non serve neanche più dirlo. Preparatevi, perché gara 2 sarà una guerra ancora più combattuta di gara 1.